Ciao amici, che cosa ho qui con me oggi? 70 180 2.8 Tamron, però è la versione G2. Infatti era già sul mercato una 70 180 2.8 precedente a questo, ma qui è stata introdotta la stabilizzazione, quello che mancava sul primo esemplare, quello che traghetta questo a detronizzare il pur bel 70 200 2.8 Tamron. Già perché è stato ricambiato, un po' modificato lo schema ottico, quindi resa ancora migliore, secondo me un autofocus ancora più accurato e preciso, ma soprattutto davvero rivaleggia in tutto e per tutto con quello che è un ottimo obiettivo, secondo il mio parere, cioè il 70 200 2.8 Tamron. Qui troviamo che cosa? Un asso nella manica, il peso, la maneggevolezza. Siamo assolutamente a prestazioni di rilievo e la stabilizzazione, che è un'ottima stabilizzazione anche sul 70-200, ma quando vado a coniugarla con un peso così contenuto, allora amici, non ce n'è più per nessuno. Ho provato sulla Sony A6004, guardate che maneggevolezza, è praticamente un 70-200, sì, mancano 20 mm. E allora grazie RCE Foto Livorno, grazie a Luca e Gabriele, perché mi hanno permesso di mettere le mani su questo obiettivo e raccontarvi un po' come funziona. RCE Foto, ormai lo sapete tutti, è il più grande mercato di usato fotografico garantito che abbiamo in Italia. E allora via al test, perché devo anticiparvi che mi ha colpito davvero tanto quello che potevo fare col 70-200 con qualche limite, perché il peso c'è, da cui posso fare molto di più, mi stanca meno, pesa meno, e quei 20 mm in meno, vabbè, andrò un po' di crop. Il 2.8 è assolutamente di rilievo, e poi dei tempi di stabilizzazione da lasciare a bocca aperta. Non ho alcun motivo di raccontarvi che ho fotografato a mano libera un quinto di secondo per farmi bello, no, mi interessa più dirvi la verità. Si portano a casa degli scatti a tempi impensabili, un autofocus più veloce rispetto al modello precedente, più veloce, più preciso, migliorato, ogni tanto quell'altro, qualche piccola impuntatina. La stabilizzazione, lo abbiamo detto, è uno schema ottico rivisitato, sì, un po' in funzione del gruppo di stabilizzazione, ma soprattutto ci porta a un rapporto di riproduzione molto più elevato. Possiamo avvicinare l'oggetto fino a 38 mm, cioè vicinissimo. Questo garantisce anche un impiego un pochettino più versatile. Posso ricavarmi qualche primo piano, contando poi sullo sfocato del 2.8, insomma la vena artistica è messa alla prova con un obiettivo come questo. Vi domanderete, ma così ci sono due galli nel pollaio, il 70-180 e il 70-200, entrambi 2.8, entrambi prodotti da Tamron. Beh, evidentemente ce n'è uno che sta per uscire di scena, e allora il 70-180 è quello nuovo. Lo capiamo anche dal prezzo, perché costa lievemente di più al listino di quell'altro, e persino 20 mm in meno rispetto al precedente. Beh, su questi forse si può anche, insomma, passarci sopra, perché 20 mm spostano poco, ma il peso la vince a mani basse nella scelta di questo obiettivo. E poi per noi è tanto di guadagnato, perché il 70-200, che a mio parere è un buonissimo obiettivo, vuol dire che si troverà ad un prezzo ancora più vantaggioso. Certo, qualche differenza c'è nella resa fotografica. Ancora una volta questo nuovo obiettivo si instrada in quello che è la direzione degli obiettivi più recenti, ancora maggior nitidezza e molta tecnologia, stabilizzazione in primis, ma soprattutto il peso, il contenimento dei pesi. Dall'altra parte però lascia per strada che cosa? Quella cremosità, quella pastosità che talvolta il 70-200 era capace di tirare fuori negli scatti, soprattutto quelli del ritratto ambientato, con quello sfocato in secondo piano che era davvero lodevole. E l'assenza del collare si fa sentire anche quando lavoriamo con le riprese video con l'obiettivo in cavalletto, perché comunque si destabilizza. E vado ad agire sulla messa, sulla lunghezza focale. Guardate come trema un po' tutto il complesso. Avrei preferito un anello. I comandi non sono molti.
Abbiamo lo switch per bloccare, eccolo qua. L'obiettivo, anche se devo dire è abbastanza frizionato, quindi non c'è il problema che scappi, almeno non mi è mai successo. Il paraluce, un paraluce nella norma, sì, beh, funziona bene, un policarbonato, come tanti altri, ma quindi fa solo il suo lavoro, nulla di più. Dall'altra parte abbiamo invece il pulsante per customizzare l'obiettivo su tre posizioni, che senza dubbio è molto pratico. Non vi ho mostrato, ma devo farlo così, la presa USB per tarare l'obiettivo, per configurarlo, perché ormai anche gli obiettivi, al pari delle fotocamere, hanno firmware. Ok, l'ho voluto anche mettere alla prova nella caccia fotografica, quella stanziale, sono nel mio capanno per così dire. Beh, insomma, già è cortino il 70-200, ma questi 20 mm in meno pesano, si sente la mancanza, è un po' come se finisse sempre troppo presto e talvolta, non vi nascondo, anche nel ritratto sembra che l'obiettivo arrivi a fine corsa quando ancora c'è desiderio di spingersi un pochettino più in là. In conclusione, mi compro il 70-200 o il 70-180, rinuncio a quei 20 mm che comunque nel ritratto hanno anche il loro perché, però è anche vero che con questo mi avvicino di più. E a proposito di ritratto, quando non si lavora in cavalletto, questo vince su tutti i fronti. In altre parole, il peso, secondo me, è la grande variante, il peso e la stabilizzazione. Perché anche fosse lo stesso tipo di stabilizzazione, qui c'è minor peso e quindi funziona meglio, mi porto a casa degli scatti, ripeto, che sia in escursione per un paesaggio crepuscolare o un'alba dove non mi sono portato il cavalletto, non ho monopiede perché voglio viaggiare leggero, questo mi aiuta di più dell'altro. E allora ecco l'altra grande cosa, a proposito di viaggiare leggero. Quante volte in quelle escursioni che abbiamo fatto, decine di volte, diciamo, vabbè dai, mi programmo e mi porto via il 24-70, il 70-200-2.8 perché voglio raccogliere delle immagini di qualità. Poi cosa succede? Ci sono stato tante volte, mi fa un po' male la spalla, il 70-200 lo lascio giù, vado col 24-70. Beh, in questo caso gli 800 grammi di questo stanno comodamente nello zaino senza farsi sentire troppo. E allora, come sempre, siamo là, valutare i pro e i contro e soltanto ognuno di noi sa qual è la ricetta. A me questo è piaciuto davvero e probabilmente oggi mi comprerei questo invece del 70-200. Grazie amici e vi aspetto ai prossimi video. Un saluto fotografico a tutti.